Ciao manutentori, ciao hobbisti e bentornati nel mio garage, io sono Stefano. Oggi devo proprio dire a grande richiesta, farò una recensione di un trapano della Tecpo. Nel gruppo Facebook dedicato agli attrezzi della marca Tecpo, gruppo italiano utensili Tecpo, e poi vi lascio il link nella descrizione del video e nel primo commento, e tra l'altro saluto lo staff del gruppo del quale faccio parte. Ciao ragazzi, chiaramente non posso salutare me stesso, va bene. Nel gruppo, dicevo, si è parlato a lungo di questo trapano. È un trapano a percussione, brushless, a batteria, da 70 Nm di coppia. È uscito in Italia verso aprile del 2021, è rimasto in vendita per un paio di mesi, io l'ho comprato a maggio, l'ho comprato, non me l'hanno mandato, dopodiché è sparito. Aspettavo che tornasse in vendita per fare la recensione, ma attualmente in Italia non è disponibile. Però lo potete comprare su Amazon.fr, cioè Amazon francese, e arriva tranquillamente in Italia. Non so, forse addirittura a costo zero se siete utenti Prime, però questo poi devo accertarmene. In ogni caso vi lascerò il link in descrizione per acquistarlo su Amazon.fr e poi, appena possibile, sperando che ritorni anche in Italia, aggiornerò mettendo il link italiano. Andiamo a vedere, ma prima sigla. Perché se ne è parlato a lungo? Perché sembra essere un trapano molto interessante e vi posso già anticipare che lo è, perché ce l'ho da mesi. Non l'ho usato tantissimo, ma l'ho usato per fare alcuni lavori, chiaramente per testarlo, perché contavo appunto di fare a breve una recensione che invece arriva solo oggi a settembre. Vabbè, ok, meglio tardi che mai. Naturalmente il suo riferimento sarà lo stesso Tecpo, ma da 60 Nm brushless, apprezzatissimo, per il quale ho già fatto un video che vi metto qui, un gran bel trapano. La domanda è: questo sarà meglio di quello diciamo vecchio? Lo andremo a vedere. Intanto vediamo cosa c'è dentro. La valigetta arriva così, soltanto con un cellophane, non c'è un sovraimballo. Per fortuna l'imballo di Amazon era abbastanza, anche se non proprio perfettamente protettivo. Per fortuna la valigetta è abbastanza robusta, elastica, non si spacca con le martellate, quindi può anche prendere qualche colpo senza problemi. Quello diciamo vecchio, lo chiamerò vecchio, anche se chiamarlo vecchio è un po' diciamo dispregiativo, arrivava invece dentro a questa valigetta di cordura. Sinceramente preferisco la valigetta in plastica, però è questione di gusti, perché qui, non essendoci degli spazi predefiniti, posso anche buttarci dentro qualcosa in più oltre all'utensile. Nella valigetta invece ci sono gli spazi predefiniti e quello rimane. Cosa troviamo nella valigetta? Il manuale di istruzioni, c'è anche in italiano, è scritto abbastanza bene, non proprio perfetto ma comprensibile. Però la tabella delle prestazioni secondo me contiene degli errori di stampa, poi andremo a vedere. Dopo abbiamo due batterie di foggia diversa rispetto a quelle presenti nell'altro trapano, che sarebbero queste. Come potete vedere cambia proprio la forma, le scritte, le rifiniture, l'attacco chiaramente è lo stesso. Questa pesa leggermente meno, ma siccome le ho aperte ho notato che anche se le celle non sono della stessa marca, in più questa ha 4 LED di indicazione della carica, questa ne ha solo 3, quindi non sono la stessa batteria rivestita, diciamo, sono proprio due batterie diverse di pari prestazioni, entrambe 2 Ah. Questa, dicevo, pesa leggermente meno, ma è proprio la plastica esterna che pesa meno, circa un 40 grammi in meno. Sembra che abbiano, dalle prove che ho fatto, medesime prestazioni, anche se questa ha l'apparenza un po' più robusta. Quindi due batterie, un caricabatterie da 2,5 A di corrente massima erogata. Questa è la cosa che mi è piaciuta di meno, perché se le batterie hanno le stesse prestazioni, 2 Ah, questo no, questo è un 2,5 A di corrente erogata
e quindi ricarica le batterie in dotazione in circa 50 minuti. Nel precedente era presente invece questo, che è un 4 A di corrente erogata e quindi ricarica le batterie in mezz'ora circa, molto più performante. E andiamo ora a vedere il nostro utensile. Eccolo qua, si presenta molto compatto per quanto non leggerissimo, anche perché qui la ghiera è interamente metallica e anche tutti gli ingranaggi interni e la struttura interna è metallica. Quindi abbiamo un bel pezzo di metallo che tra l'altro grava sulla parte anteriore, però mettendoci la batteria è ben bilanciato e anche con una buona ergonomia, per quanto il manico sia molto sottile e tutto sommato poco adatto a chi ha le mani molto grandi. Le mie non sono enormi, sono però piuttosto lunghe e vedete che arrivo proprio a congiungere la mano attorno al manico dell'utensile, quindi è adatto abbastanza per chi ha mani non enormi. La gommatura è limitata a questi tamponi per appoggiarlo e il manico. Qui dietro è rigido, qui è rigido, tutto il resto è rigido. Qui c'è l'accettabolo da tutte e due le parti per il gancio da cintura, che quindi può essere montato destro o sinistro, e poi questo che dovrebbe far anche un po' intuire che siamo in presenza di un utensile potente. Che cos'è questo? Il manico aggiuntivo. Lo si va ad infilare svitando opportunamente il manico, lo si infila negli appositi alvei, si stringe ed abbiamo un manico aggiuntivo sia per quando dobbiamo fare avvitature particolarmente gravose, quindi che non tenda il trapano a girarci il polso, sia per quando dobbiamo utilizzare la percussione su muro, calcestruzzo e quant'altro. Questa è una cosa molto gradita e non presente sul modello precedente. Il confronto diretto, togliamo il manico che dà fastidio. Dicevo, il confronto diretto ci fa vedere due trapani dagli ingombri tutto sommato non troppo dissimili. Questo sembra molto compatto più che altro per come è disegnato, ma in realtà poi se li andiamo a confrontare è solo leggermente più corto. Anche come spessore del corpo sono simili. Questo ha un manico leggermente, vedete, leggermente più spesso. Ha la gommatura sul grilletto e ha qualche gommatura in più anche qua dietro che questo non ha. Altra cosa che mi piace di più in questo è che la luce, vedete, è alla base del manico, quindi proietta bene sulla zona di lavoro, mentre qui abbiamo un LED più scadente proprio come qualità, un piccolo LED senza lente, senza nulla, sempre a spegnimento ritardato, e questa è cosa buona, ma molto vicino al mandrino. Quindi nel momento in cui noi andremo ad operare, il mandrino proietterà una zona d'ombra che non ci permetterà di vedere chiaramente quello che facciamo, e questo secondo me è uno dei difetti più fastidiosi di questo apparecchio. Come prestazioni, questo dichiara 60 Nm di coppia, questo dichiara 70 Nm di coppia. Questo dichiara da 0 a 500 giri al minuto nella prima velocità e da 0 a 2000 giri al minuto nella seconda velocità. Questo invece dichiara da 0 a 400 giri al minuto nella prima velocità e da 0 a 1500 giri al minuto nella seconda velocità. Vi farò vedere che nessuno dei due dice la verità. Questo inoltre nel manuale di istruzioni, e qui veniamo all'errore di stampa di cui vi parlavo, parla di 19.500 battiti, però vedete che dice da 0 a 50.700 e da 0 a 19.500. Qui c'è qualcosa che decisamente non va, perché in prima velocità risultano superiori alla seconda velocità, e comunque questo è un numero assurdo. 50.700 non sta né in cielo né in terra, e 19.500 è piuttosto basso per il tipo di trapano. Infatti poi sull'inserzione Amazon è riportato 25.000. Dove sta la verità? Io non la posso misurare perché non ho modo di misurare i battiti. L'unica cosa che posso fare è poi andare a trapanare su calcestruzzo e vedere quale dei due è più potente. Completiamo la descrizione statica con la dotazione di accessori. Ci sono un po' di punte per il ferro, che però vanno bene anche per il legno, di piccoli diametri, idem per il muro di piccoli diametri, e soltanto 5 bit, che però non sono male perché sono in acciaio al cromo vanadio, non so se si riesce a vedere, e
possiamo anche verificare, prendiamo per esempio il pH2 e andiamo a verificare, scusate, il PZ2, e andiamo a verificare la precisione e vediamo che hanno una buona precisione, perché la vite rimane ben fissa, non ha gioco nella testa, quindi la lavorazione sembra buona. Sulla resistenza non lo so. Ora proviamo con una punta del 6 a vedere se il famoso mandrino gira dritto. Per serrare il mandrino lo si può avvicinare col motore, ma poi eccolo qua, si finisce a mano perché è dotato dello spindle lock blocco del mandrino, e anzi è assolutamente sconsigliato chiudere il mandrino facendo forza col motore. Vediamo un po' se gira dritto. Ora andiamo a fare due confronti per quanto riguarda peso e velocità. Il 70 Nm con la batteria in dotazione pesa 1678 grammi, il 60 Nm pesa 1688 grammi, quindi è praticamente equivalente il peso. Velocità massima con la batteria in dotazione. Prima velocità, (509 giri al minuto), il 60 Nm, diciamo vecchio modello. (454 giri al minuto), il nuovo modello 70 Nm, dichiarato 400, l'altro invece dichiara 500, quindi questo è leggermente abbondante, questo invece è molto abbondante. Proviamo la seconda velocità, vecchio modello. (1940), quindi ci siamo quasi. Nuovo modello. (1740), quindi inferiore come velocità massima, ma decisamente molto superiore a quanto dichiarato di 1500 giri al minuto. E questa cosa lascia un po' perplessi. Andiamo alle prove. Cominciamo a testare la delicatezza della frizione con questa vite da 3 x 15 mm, senza preforo. Cominciamo col vecchio modello, posizione avvitatura, frizione su 1. Una cosa che mi stavo scordando di farvi notare è che entrambi hanno un buon feeling dei comandi, scatti ben definiti sia della frizione sia della ghiera di selezione delle funzioni. Doppia ghiera, tra l'altro, modello diciamo Bosch e Makita, mentre altri come i Parkside e i DeWalt per esempio hanno un'unica ghiera dove ci sono tutte le funzioni, che io sinceramente preferisco, perché a volte capita di dimenticarsi la ghiera qui su foratura, impostare la frizione su 1 e spaccare qualcosa perché ci siamo dimenticati di mettere la sua avvitatura. Secondo me è meglio la ghiera unica. Comunque il nuovo modello ha una ghiera della frizione con degli scatti bellissimi, definiti ma anche morbidi, e anche la ghiera delle funzioni ha lo stesso feeling che mi piace veramente tanto, meglio del vecchio che già non era male. Per quanto riguarda invece il resto dei comandi siamo praticamente sullo stesso livello, non ci sono particolari giochi o rumorini, gli inserimenti entrano bene. Idem per questo forse ecco, ha il cambio di velocità un po' più duro, ma nulla di che. Più bello il fatto che sia gommato, ma anche l'inversione di marcia è sullo stesso livello. Andiamo con le prove. Cominciamo col vecchio modello. Ok, è penetrato e ha spanato, come dico io, poi non so se è corretto dire spanato, comunque è andato ben oltre,
nuovo modello, questo è legno di abete molto tenero, idem, non c'è verso, non c'è storia, entrambi sono troppo violenti per questa vite minuscola. Vedete che è un legno molto tenero, quindi è una prova davvero cattiva per qualsiasi trapano, non ce n'è quasi nessuno che la supera. Quindi facciamo un piccolo step in su con una 4x20, vecchio modello, frizione scattata ma ormai era già penetrata nel legno, quindi per un pelo proprio. Nuovo modello, niente da fare, la frizione del nuovo modello è più violenta. Primo punto perso del nuovo modello. Faccio una prova solo col nuovo modello con questa vite da 3,5 mm x 25. Vediamo se essendo più lunga fa più attrito. No. Vediamo se ce la fa almeno con questa 5 mm x 25. Ha spaccato il legno, proviamo in un'altra zona. Allora gli diamo un'altra possibilità, torniamo con questa, la 4x20. Stavolta invece vedete era il legno che ci ha fregato, quindi questa la mette dentro senza problemi. Tra l'altro ero a velocità 2 perché la velocità 1, se non lo sapete, produce più coppia, però la frizione in teoria dovrebbe scattare ugualmente. Allora mi viene il dubbio e riprovo anche con la vitina più piccola, devo cambiare bit. Ok, quindi ribaltiamo il risultato, come dice Borghese, e il risultato è di parità, perché vedete che adesso entrambi fanno scattare la frizione. È che qui evidentemente il legno era proprio troppo lesionato, avvitando in una parte solida del legno, anche questo si è fermato, quindi parità per la frizione, dai. Andiamo oltre, cominciamo con dei calibri più grandi ma non troppo, 6 mm x 60, vecchio modello, velocità 2, Vedete che qui la frizione scatta subito, mettiamola a 9, scattata, 13, scattata, 17, scattata, 21, scattata, però riesce praticamente a metterlo, sì, a infilarlo completamente nel legno. Proviamo questo, 5, 9, 13, 15, 17. Ecco qua, vedete che questo invece no, questo bisogna impostare foratura e allora poi, eccolo là, gli diamo il colpo finale. Quindi questo con la frizione alla massima potenza non riesce a infilare la vite completamente nel legno. Non che la cosa ci interessi, l'importante è che ci riesca, ma è ovvio che ci riesce. Queste sono viti che sono delle passeggiate per lui e per l'altro. Ora passiamo a questa 7%, vecchio modello. Qui metto direttamente foratura, quindi escludiamo la frizione, mantenendo la velocità 2, vediamo. Arriva ad accostare la testa, che in questo caso è piatta, quindi non può penetrare nel legno,
e si blocca. Proviamo a mettere la velocità 1. Qui però mi devo puntellare perché potrei farmi male. Eccolo là, vedete che in velocità 1 è andata proprio spaccando il legno dentro. Ecco, poi bisogna stare attenti a toccare la vite quando la si tira fuori perché scotta. Andiamo con questo, sempre escludendo la frizione e sempre in velocità 2. Ha un'elettronica un po' particolare, vedete che proviamo a mettere in velocità 1, poi parlo. Ok, in velocità 1 è da slog a polsi, si sente la maggiore potenza, però lo verificheremo dopo. In velocità 2 avete visto che si è bloccato a più riprese, poi ci era messo a girare piano, un comportamento un po' anomalo, perché la protezione interviene in un modo un po', diciamo, strano, non so come definirlo. Adesso passiamo, ecco, all'ultimo formato di vite che posso infilare controvena in questo pezzo di legno e parliamo di un 8x150. Andiamo. Senza problemi la vecchia versione, diciamo i 60 Nm. E senza problemi neanche i 70 Nm. A questo punto, ragazzi, passiamo direttamente al calibro pesante 10x300 e non se ne parla più. Alziamo un po' l'inquadratura perché così non si vede cosa sto usando. 60 Nm. Attenzione qui perché dovrei salire su uno sgabello. Bloccata. Aia, troppo alto, ho voluto fare una cagata. Aspetta che ecco, comunque 60 Nm ha avuto una piccola incertezza, dopodiché è andato via spedito fino in fondo. Ora vediamo se 70 Nm fa altrettanto. Ok, sì, non solo ha fatto altrettanto, ma non si è bloccato assolutamente. Molto bene. Allora, a questo punto, dato che abbiamo già accertato che non siamo in presenza di due giocattoli, ecco, per forare il legno niente mezze misure, andiamo direttamente con 35 mm, 60 Nm. Mi sembra che le immagini parlino da sole. L'altro.
sentito che sforzava un po', ma non sembra essere dovuto a un problema del trapano. Sì, non so se si riesce a vedere, ma qui c'è un nodo, qui non c'è il nodo. Quella è la differenza, ecco perché sforzava. Voglio fare un'altra prova. Ho comprato questa punta fresa punta della Parkside, quindi la qualità non so come sia, anche perché confrontandola con questa della Bosch, boh, vedete la differenza, cioè sembra un pezzo di latta. Vabbè, vediamo. 60 Nm. Peccato che sono fuori dai 30 giorni. Sarebbe stato da riportargliela all'istante, che ho il vizio di comprare le cose e provarle dopo un po', e quindi me la sono presa in quel posto. Che schifezza. Ok, allora non perdiamoci d'animo. 35 mm Forstner della Bosch. Le frese Forstner sono decisamente più ostiche rispetto alle punte che ho usato prima, perché hanno poca asportazione del trucciolo, quindi eccezionale. Proviamo il fratello. Ecco, il fratello lo uso qui, vediamo. Arca. Ok, altrettanto eccezionale, anche perché naturalmente qui ho beccato un altro nodo, però molto bene. Per questi utilizzi direi che non c'è differenza. Io a questo punto salterei il ferro e andrei direttamente sul muro. Dopo tutti i test, le batterie sono entrambe ancora con 4 tacche. 8 mm. Mettiamo percussione. Questo è un calcestruzzo abbastanza duro, spero di non beccare l'anima metallica. Come non detto, punta da 10 perché quella da 8 era troppo in cattive condizioni. Quindi andiamo con quella da 10 direttamente, che almeno è nuova. Avevo lasciato a velocità 1. Ok, su questo tipo di calcestruzzo non ce la fa, e non mi aspetto che questo faccia molto meglio a questo punto.
E invece sì, ho finalmente trovato un materiale per il quale il 70 Nm è decisamente superiore al 60 Nm. Quindi, come io sospettavo, il numero inferiore di battute corrisponde però ad una forza di battuta superiore. Non so come l'abbiano realizzato, sono entrambe trapani meccanici, quindi hanno degli ingranaggi che battono tra di loro per fare la percussione, non hanno un sistema pneumatico. Però questo è decisamente più forte rispetto a questo come percussione. E che cavolo, ci voleva finalmente qualcosa dove sopravanzasse, altrimenti i suoi 70 Nm li abbiamo visti, sì che ha un po' più di birra sulla bitona, quella grande da 30 cm, però stavolta la prova del calcestruzzo lo vede decisamente vincitore. Ma allora, dato che è così spavaldo, proviamo anche una 12. Allora, non è il suo lavoro, non è il suo lavoro, però ci sta dando anche con la 12. Si sente proprio una percussione decisamente gagliarda, ecco la parola giusta, gagliarda. Ecco, però tende un po' in tutti i trapani avvitatori, quando li usiamo per usi che non sono propriamente i loro, quindi grosse punte su calcestruzzo, poi il mandrino non è proprio contento e tende un attimo a bloccarsi. Questo mi è capitato anche su apparecchi di marca. Allora, chi vince? Vecchio modello, vecchio, 60 Nm, 70 Nm. Non mi sento di decretare un vincitore assoluto. Questo ha dei pregi, questo ha altri pregi, questo ha dei difetti, questo ha altri difetti. Ah, a proposito di difetti, una cosa che ho scordato di farvi sentire. Non è un problema. Questo rumore di ingranaggi che fa quando lo rilasciamo è solo in seconda velocità, perché in prima non lo fa, è dovuto allo spindle lock. Dentro ci sono proprio dei cilindretti che si spostano e attuano il blocco del mandrino. In seconda velocità questo fa più rumore, non c'è nulla di cui, diciamo, preoccuparsi. E vi faccio sentire una cosa. Questo trapano costa 200 e fischia euro. Stesso rumore. Lo vedremo sul canale in un prossimo futuro. Giusto per dire che ci si preoccupa magari per cose che sono identiche a quelle dei trapani professionali. Nessun problema. Andiamo avanti. Dicevo, pregi e difetti. Luce ben posizionata, che illumina bene il campo di lavoro. Luce troppo vicina al mandrino, zona d'ombra nel campo di lavoro. Ergonomia per mani anche più grandi, ergonomia più adatta a chi ha mani piccole. Peso equivalente, mandrino equivalente, feeling dei comandi leggerissimo vantaggio per questo, ma proprio un'inezia. Delicatezza della frizione, vince questo, i 60 Nm, anche se questo poi abbiamo visto che in realtà era proprio il pezzettino di legno che era estremamente fragile, ma comunque per me la delicatezza non è mai troppa, quindi comunque la vittoria va a questo. Potenza, e qui si apre un mondo. Finché li usiamo come avvitatori si può dire che sono equivalenti. C'è un leggerissimo vantaggio, come è giusto che sia, dato che dichiara 70 Nm contro i 60, si è visto questo leggerissimo vantaggio con la vite da 30 cm. Questo non si è bloccato, questo sì, una volta si è bloccato, però alla fine l'hanno portata a termine tutti e due su legno di abete. Proviamo a usare un altro tipo di legno e nessuno dei due ci arriverà.
ne sono quasi certo. Dove invece vince questo, finalmente, dove è chiaro che vince questo, è sul calcestruzzo. Nonostante la velocità più bassa dichiarata, nonostante il numero di battiti inferiore dichiarato, si sente proprio che ha più forza nella battuta, che sfonda molto meglio il calcestruzzo. E questo che ho usato, vi ripeto, è un calcestruzzo piuttosto duro, parecchio duro, è un chiusino, quindi è fatto per camminarci sopra, per passarci sopra con mezzi pesanti. Di conseguenza è un calcestruzzo ostico, e il fatto che questo sia riuscito a quantomeno iniziare la foratura, perché poi inizia a scaldare anche parecchio, quindi era giusto una prova di stress fatta per testarlo. Ma con un 8 mm si va via tranquilli, con la 12 mm anche no, dicevo, il fatto che comunque sia riuscito a forare con una 12 mm la dice lunga sulla potenza di questo trapanino. Il mio preferito, così a pelle, rimane sempre questo, non lo so perché, ma ho un feeling particolare con questo apparecchio. Ciononostante, questo non è affatto male. Ultimo vantaggio del nuovo, il manico. Il manico, che è molto molto importante quando si fanno certi lavori. Peccato veramente che l'altro non ce l'abbia. L'altro, in compenso, ha una dotazione di punte e bit più completa, un braccio flessibile, che tra l'altro nella valigetta di quello nuovo c'è il posto per metterlo, ma non era in dotazione. E vantaggio invece non indifferente del vecchio rispetto al nuovo, il caricabatterie, molto più potente e performante. Alla fine quale vi consiglio? Entrambi. Mi piacciono tutti e due, sono tutti e due degli ottimi apparecchi. Tecpo fa veramente degli ottimi utensili. I primi me li hanno mandati in prova, poi ho iniziato a comprarmeli, quindi questo non è l'ultimo che vedrete, perché ne ho presi altri. Li ho presi con le commissioni di Amazon. È il motivo per cui vi chiedo sempre di utilizzare i link che lascio in descrizione, soprattutto quello generico. Comprate qualsiasi cosa col mio link, non spendete nulla di più e aiutate il canale. E poi arrivano queste cose. E non le compro per me, ma le compro per il canale, anche perché con un trapano già sarei abbastanza a posto. Ne ho invece più di uno perché li voglio incastrare, provare, fare tra di loro, vedere qual è il migliore. Quindi utilizzate i link che lascio in descrizione. Lascio anche il link chiaramente di entrambi questi. Quello del trapano 70 Nm, come dicevo all'inizio, lascerò quello francese. Vabbè, se ci sarà di nuovo quello italiano poi lo correggerò. Mi raccomando, mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle novità, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!